Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi vogliamo parlarvi di un prodotto naturale che non fa parte del mondo vegetale, ma bensì di quello minerale: l'argilla. Uno dei più antichi materiali usati dall'uomo sin dalla preistoria è l'argilla, che impastata con l'acqua manifesta un'eccellente plasticità. Grazie a questa caratteristica veniva impiegata per forgiare sia vasi che altre suppellettili per usi domestici, ma anche statuine e altre sculture artistiche di vario genere. Oltre all'uso ceramico che tutti i popoli ne hanno sempre fatto, si conosce un altro uso dell'argilla, anch'esso molto antico. Questo minerale veniva anche utilizzato in campo medicinale nella cura di una lunga serie di malattie e disturbi. Molti popoli la utilizzavano. Gli egizi, ad esempio, la usavano insieme ad altre sostanze come la propoli per la mummificazione dei cadaveri, ma anche per il trattamento estetico del viso e dell'intero corpo. I greci invece la usavano nel trattamento estetico femminile oltre che come medicamento, ed i romani utilizzavano la terra da follone o terra dei lavandai, la quale altro non era che argilla, anche a scopo estetico e per trattamenti idrotermali. Anche nel Medioevo si vendevano diversi tipi di argilla, che faceva parte della cosiddetta drec apothec, medicina sporca, ed era tanto apprezzata quanto l'urina, ad esempio. Esiste infatti una grande varietà di argille, come quelle rosse, il cui colore è dato dalla presenza del ferro in un particolare stato, o quelle grigie verdastre, il cui colore è dato sempre dalla presenza del ferro, ma in uno stato chimicamente diverso, o quelle bianche, come la nostra, dette caoliniche. Questo nome deriva dalla collina Kaolin, dalla quale fu estratto per la prima volta questo minerale. L'argilla era considerata il miglior antibatterico del tempo. Anche Marco Polo fu un grande stimatore dei benefici di questo rimedio naturale. Veniva e viene utilizzata in terapie interne per curare la gastrite, il meteorismo addominale, i borborismi, l'insufficienza digestiva e l'acidità di stomaco, e in terapie esterne come compressa nella cura di ulcere, di artriti, di flebiti, di scottature, di eczemi, di geloni, di foruncoli, di dolori reumatici e articolari. In un video precedente abbiamo visto insieme la sua applicazione in campo cosmetico con la maschera viso ai chiodi di garofano. Vi lasciamo il link qui su nella scheda informativa. Oggi invece vedremo insieme come si realizza un cataplasma e quindi la sua applicazione in campo medicinale. Realizzarlo è semplicissimo. Ci serviranno dell'argilla bianca, un contenitore in terracotta, ceramica o in vetro, un cucchiaio in legno e dell'acqua. Procediamo col mettere la quantità di argilla necessaria nel contenitore ed aggiungiamo l'acqua in quantità sufficiente ad impastarla. Impastiamo velocemente il composto fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo. Vi consigliamo di non maneggiarlo troppo e di lasciarlo riposare qualche minuto. Una volta pronto, possiamo spalmarlo sulla parte da trattare direttamente sulla pelle e nello spessore di circa mezzo centimetro. Copriamo il composto con un panno di lana o cotone. Lasciamo in posa il cataplasma. Il tempo varia dai 30 minuti alle 2 ore, o se lo si sopporta può essere applicato anche per una notte intera. Successivamente, per la pulizia, procediamo ad asportarlo con dell'acqua tiepida.
Una delle capacità principali dell'argilla è quella di assorbire tossine purificando la cute e favorendo la circolazione sanguigna. Il cataplasma di argilla può essere applicato più volte al giorno, però adoperando sempre una nuova argilla, senza mai riutilizzare quella già applicata che risulta carica di tossine e non più attiva e che potrebbe essere addirittura dannosa. Per Aspera d'Astra, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel like e attivate la campanellina. Seguiteci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!